Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto e oggi insegnerò a Giacomo a utilizzare la mia canaletta, una canaletta molto semplice e come vedrete anche proprio basilare, che utilizza un sistema di cattura chiamato DreamMet. Dovete tener conto che la canaletta è uno strumento non tanto di prospezione quanto uno strumento di coltivazione o produzione, cioè col piatto andrete a individuare le aree più arricchite e invece con la canaletta andrete a sfruttarle. Qual è la differenza? Un piatto grande MyLab contiene circa 3 litri di sedimento, invece una volta che avrete setacciato e prodotto circa 10 secchielli da muratura che conterranno 10 litri ciascuno, capite che a fine giornata la quantità di oro sarà tante volte maggiore rispetto a quella che voi potete trovare con il semplice piatto. La canaletta non è uno strumento indispensabile, la canaletta è un accessorio, la canaletta non è uno strumento di ricerca, piuttosto è uno strumento di produzione, vi aiuterà a processare tanto sedimento, concentrare l'oro presente all'interno di una quantità esigua di concentrato. Il concentrato cos'è? Il concentrato principalmente è una sabbia composta da minerali pesanti, una sabbia scura, tanto che si chiama addirittura sabbia nera alle volte. Tendenzialmente è ricca di magnetite, che ha un colore nero, e anche di granato, che ha un colore invece rossiccio. L'oro è molto pesante, è il minerale più pesante dentro in questo miscuglio. Il substrato roccioso composto con micascisto è molto alterato. A 1 metro di substrato roccioso sembra un micascisto, non è così alterato. Inoltre, poco sopra questo substrato poggiano dei sedimenti molto antichi e anche alterati. Vedete questi ciottoli che ci hanno dato qualche pagliuzza. La mia teoria è quella che l'oro che troviamo nel fiume derivi proprio da questi sedimenti molto vecchi. Tenete conto che ci vuole molto tempo per alterare questi sedimenti. Quindi abbiamo estratto i sedimenti, li abbiamo setacciati con un setaccio della MyLab e dopodiché adesso andiamo a utilizzare la canaletta. Allora, come si utilizza la canaletta? Intanto bisogna dire che cos'è una canaletta. Allora, abbiamo qui una canaletta molto semplice, costituita da una scocca di alluminio, un imbuto ed è una canaletta prodotta da Julien Golddigger, un amico francese. Il principale metodo di cattura è un tappetino DreamMet di importazione statunitense. Quindi come prima cosa dobbiamo andare a prendere la canaletta, deve esserci circa un dito d'acqua. Quello che voglio farvi vedere è che in generale non devono esserci queste turbolenze all'entrata. L'oro deve viaggiare lungo il fondo dello strumento, non deve viaggiare in superficie. È importante angolarla in modo giusto, deve lavare con la sua velocità in maniera accurata. Più il dislivello da inizio alla fine dello strumento è elevato, più l'oro tenderà a non fermarsi nello strumento stesso, perché logicamente verrà eroso. Si utilizza il pietrame, come vedete, intorno per regolare l'altezza. Più io qui la alzo dal fondo, più lei diminuirà la sua velocità, perché sto diminuendo il gradiente idraulico, cioè la differenza semplicemente in altezza dalla punta alla coda. Più questa differenza è bassa, quindi praticamente siamo vicini al piano orizzontale, più la canaletta in sostanza lavora lentamente. Più è inclinata, più lavora velocemente. In generale la canaletta deve essere inclinata tra i 7 e i 15 gradi. L'importante è che all'inizio l'acqua che entra, anche se un po' più alta, sia abbastanza calma, come in questo caso, così dai tempo al materiale. Quindi in sostanza prendi la paletta e inizi pian pianino a vuotarlo nel piano di carico, cioè in questa porzione. Dovete utilizzare tutta la lunghezza delle trappole. Sì, un po' più in giù. No, più in giù verso esatto, perché il sedimento non deve andare fuori né dai lati né tantomeno dalla punta, però al contempo dovete utilizzare tutta la lunghezza delle trappole accessibile. Se la canaletta fosse inclinata male, vedreste il sedimento andare su un fianco piuttosto che un altro, ma non è questo il caso. Vedete il sedimento distribuito praticamente in centro dello strumento. Adesso Giacomo la sta caricando un po' troppo in fretta. Idealmente l'oro si ferma nelle prime trappole accessibili, cioè quelle sostanzialmente dei primi 5 cm.
Il resto della canaletta è solamente una lunghezza di sicurezza. Se loro troverete in queste porzioni, nei restanti 2/3, significa che non avete lavorato nelle condizioni adatte. Quindi mediamente loro lo troverò nella prima metà. Bisogna lasciarla lavorare un attimo per far sì che le trappole concentrino l'oro, ma si liberino anche dei sedimenti leggeri, così non bisogna neanche lasciarla lavare da sola per troppo tempo, perché sennò lei pulirebbe le sue stesse trappole e di conseguenza perderemo dell'oro. Più il fondo è rugoso, più l'oro si ferma. Vedete, non è uno strumento molto difficile da utilizzare, è uno strumento però tendenzialmente difficile da piazzare, cioè mettere l'inclinazione giusta, avere l'acqua giusta come quantità e velocità è abbastanza complicato. Versate dentro molto sedimento aurifero, ne ricavate circa mezza scodella, un cucchiaio alla fine di tutto il processo di concentrato che conterrà idealmente tutte le vostre pagliuzze. Serve il piatto per fare la prospezione, cioè col piatto cercate la località migliore. Con la canaletta, una volta trovata la località migliore, vi insediate e cercate di lavare tanto più sedimento possibile alla ricerca delle pagliuzze all'interno del sedimento. Le pagliuzze saranno presenti tendenzialmente dove ci sono i massi di maggiori dimensioni e anche accompagnati da una maggiore abbondanza di minerali pesanti, quali magnetite e granato per esempio. Abbiamo finito di lavare il cabasso e il secchiello, ho tolto il tappetino, l'ho sfilato dalla canaletta, l'ho messo dentro un secchiello con un po' d'acqua, semplicemente prendi il tappetino, lo giri al contrario e lo lavi dentro. Il sedimento bagnato, condotto con l'acqua, va tutto dentro il secchiello. Praticamente in 3-4 passaggi quel tappetino è già pulito. Vedete, tappetino completamente pulito dopo 10 secondi. La canaletta invece vedete che è ancora un po' sporca, viene messa dentro e viene un po' con le mani o con una piccola sessola viene lavata. Tenendo conto che l'oro potrebbe essere in questa porzione più alta perché era lì che caricavamo. Tutto il concentrato prodotto dalla canaletta, che deriva in sostanza da 25-30 litri di setacciato, è dentro il secchiello. Adesso Giacomo andrà a mettere quel sedimento dentro un piatto e vedremo i risultati successivamente. Ha preso 2 piatti MyLab, quello grande e quello piccolo. Vuota il concentrato dentro quello piccolo. Ok, adesso guarda il secchio pulito. Adesso Giacomo andrà a pulire il concentrato della canalina dal piatto piccolo, utilizzando come contenitore il piatto grande, in maniera tale che se alcune pagliuzze le perdesse andrebbero nel piatto grande e non nel fiume. Il sedimento che abbiamo posto in canaletta era estremamente povero in oro, quindi se uscissero fuori qualche pagliuzza sarei già contento. Ne ho vista una prima. Ho visto anch'io.